Un saluto da Heavy Metal Even. Oggi abbiamo il piacere di ospitare di nuovo una misteriosa band nostrana e il suo personale gothic metal, oggi più maturo e atmosferico che mai. Nel mondo della musica c'è chi affronta la propria carriera con calma, in certi casi eccessiva, e chi invece è una macchina e sforna album a ripetizione. Ovviamente, come spesso accade, ci sono diverse sfumature tra questi due estremi, ma anche gruppi che invece si possono ascrivere a essi. Per esempio, i Walking Darkness appartengono di sicuro alla seconda categoria. Li avevamo scoperti in origine nel 2017, all'uscita del loro esordio In the Shadow of Things. Già all'epoca questa misteriosa band nostrana ci aveva colpito in positivo. Nonostante il suo fosse un gothic metal sinfonico con voce femminile, era comunque personale e molto ben fatto, ben al di sopra della media del genere. A meno di 5 anni da allora, i Walking Darkness hanno pubblicato altri 3 album. Li ritroviamo oggi con l'ultimo tra essi, Leaves Rolling in Time. Uscito alla fine dello scorso anno, autoprodotto e poi ristampato a inizio 2023 da Beyond the Storm Production, mostra musica un po' diversa rispetto al debutto, come è anche ovvio che sia. Innanzitutto il suono della band si è evoluto in una direzione interessante. Il gothic rimane la base, ma la componente sinfonica è venuta un po' a mancare. In compenso, la vocazione atmosferica già chiara all'interno di In the Shadows of Things si è rafforzata, grazie anche a ritmi più lenti, seppur solo di rado i riff si avvicinino al doom, in canzoni molto riflessive. Completa il quadro la voce di Nicoletta Rossellini, come sempre versatile nel passare tra diversi registri di cantato. È la ciliegina sulla torta di un suono anche per il resto ben costruito e studiato. Si sente che dall'esordio gli Walking Darkness sono maturati e hanno assunto una maggiore personalità. Ne risulta un album che ha molto da dare, specie per quanto riguarda le già citate atmosfere, sempre molto avvolgenti. Ma non solo, in Leaves Rolling in Time c'è tanto altro. La dimostrazione è, per esempio, la sua scaletta, che al contrario di tanti altri casi spicca con diverse hit, come la title track o Get Away. La prima alterna momenti eleganti a altri più rabbiosi, grazie anche all'uso del Beauty and the Beast, seppur in generale sia molto ricercata e possa contare su una verve evocativa. La seconda invece è molto orecchiabile, specie per quanto riguarda il ritornello, il che la renderebbe il singolo ideale del disco, seppure Walking Darkness abbiano scelto altri brani per realizzarne dei video. La canzone che mi è piaciuta di più tuttavia è No Oxygen in the West, che il gruppo propone in ben 2 vesti, una cantata solo da Rossellini e l'altra anche dal chitarrista Shaman. Quest'ultima è anche meglio dell'altra versione. Entrambe comunque risultano fascinose, quasi esotiche in certi passaggi, alternati ad altri più sognanti e a tratti da gothic classico. Ne risulta uno strano ma riuscito mix, sia profondo a livello di sensazioni evocate, sia accessibile, forse persino a livelli radiofonici. Certo, dall'altro lato è vero che non tutte le canzoni sono belle come quelle appena citate, seppur la maggior parte siano almeno buone. Giusto la opener Ship to Atlantis risulta poco incisiva, specie come apertura. Qualcosa di più forte ed efficace sarebbe stato meglio. Ma non è un gran difetto, come non lo è quello della scaletta. In generale, Leaves Rolling in Time è un bell'album, a me è piaciuto molto. Certo, forse non è adatto a tutti gli amanti del gothic metal. Vista la complessità delle sue atmosfere ci vogliono molti ascolti per entrarci dentro. Non è immediato come altri dischi nel genere. Se però hai voglia di concedere ai Walking Darkness il tempo che necessitano, non possiamo far altro che consigliartelo. Voto di Heavy Metal Even 87 su 100. Per oggi è tutto. Se hai apprezzato la video recensione ti esortiamo a mettere like, a condividere e a commentare. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.